Bentrovati anche oggi per le nostre soluzioni semplificate per la sartoria. Il collo della giacca lo vedete con questo bel aspetto sportivo, però in realtà è sciallato. Vi farò vedere carta modello e anche costruzione su tessuto. Ecco qui cominciamo con la simulazione di un corpetto con la sua vestibilità. Voi naturalmente potete farlo su che giacca vorrete. Queste in verticale che vedete sono una linea di sormonto e una linea di costruzione, sono a 2,5 centimetri e questa in orizzontale è la linea del seno. Io ho naturalmente già fatto tutto a matita, vedi, vi segno il dritto filo e lo ripasso col pennarello così potete vedere bene, no? Per comodità e anche per fare più veloci. Adesso segniamo anche in orizzontale la linea di costruzione dello scollo, eccola qui, il profilo spalla e andiamo avanti. Io vi simulo anche, vi segno proprio anche il resto del corpetto così lo potete vedere bene. Ecco qui 7 centimetri, vedete, dal vertice a lì e poi ulteriori 1,5 cm, 2 circa, come volete, in orizzontale e in verticale la stessa misura e quindi li segno il punto della mia scolatura. Dalla linea di seno scendo di 3 centimetri, vedete nella prima, nella linea di costruzione, e proseguo passando per il vertice del profilo spalla, vado oltre, di quanto vado oltre. Questa sarà la linea di piegatura del mio collo e vado oltre, dicevo, di quanto di il mio è 10 centimetri, lo misuro, vedete con il metro in piedi, da scolatura, la semiscolatura del corpetto dietro. Ecco qui ho segnato i miei 10 centimetri e a questo punto con una squadretta la porto a destra e a sinistra due linee perché formano esattamente due angoli da 90 gradi. Questi sono 2 centimetri, quelli che vedete, e congiungo queste due parti. Guardate bene le immagini. Arrivati a questo punto vi direi di procedere qui, vedete, con una leggera arrotondamento, un leggero arrotondamento. Quindi ora prendo di nuovo la squadra e riformo, vedete, in questa posizione il mio angolo da 90 gradi, come state vedendo, e porto poi, ho portato 9,5 a piacere, tutta questa misura, che dipende da quanto largo volete il collo, fino in fondo, fino qui. Qui mi aiuto come riferimento, vedete, mi sono aiutata segnando la scolatura e disegno il mio collo. Poi, dopo questa parte di stondatura, vedete, disegno anche il revers. Potete seguire il mio se vi può piacere, che si congiunge col punto a 3 cm dal seno. Disegniamo quindi adesso a 3 cm ancora dal vertice del profilo spalla la paramontura. Io l'ho fatta a 9 cm circa, no, dalla linea di limite, ma poi questa è una scelta della vostra giacca, e la tratteggio, ok? A questo punto devo posiziono per ora, per farvi vedere, giusto così per mostrarvi a titolo esemplificativo, il davanti e il dietro sul mio tessuto che taglierò lasciando tutto intorno a un margine di 1 centimetro. Ecco qui veniamo alla paramontura. Qui vorrei farvi vedere, ho preso un pezzo di stoffa a parte, io è piegata in due, l'ho posizionata secondo il dritto filo, giusto che mi serve per prendere la misura della larghezza che devo avere nel mio rettangolo di tessuto, vedete, lo giro sul rovescio e a questo punto adesivo tutta questa parte. Lo faccio per una questione di comodità, perché altrimenti diventa abbastanza difficile adesivare tutte e due le paramonture separatamente. Quindi adesivo, vedete? Io adesso non l'ho adesivato, l'ho solo appoggiato, ma poi voi lo passerete anche con il ferro da stiro. Tutto il mio rettangolo lo piego in due e posiziono in questo modo, attaccando poi con degli spilli, ancorando con degli spilli la mia paramontura. E quindi qui quando la taglio sono bella comoda perché anche l'adesivo poi
leggermente più piccolo del mio rettangolo di tessuto, quindi l'ho stirato con facilità, e anche questa la taglierò con 1 centimetro di margine. Ecco, siamo sul profilo spalla, tiro le filze che avevo fatto prima leggermente, perché i profili spalla posteriori sono leggermente più lunghi di quelli anteriori, e ora ci troviamo con le due parti del collo, del davanti e delle paramonture che congiungerò nella parte dietro, così come vi sto facendo vedere con il dito. Vi mostro come sarà poi in realtà. Il dritto è sempre all'interno. A questo punto posso anche, volendo, cucire i lati del mio corpetto, ma quello che ci interessa adesso proprio mostrare è l'assemblaggio della parte del profilo spalla e della scollatura del dietro col davanti. Qui lo vedete per bene, vedete i due profili spalla sono già stati un po' molleggiati. Ora appoggio per controllare benissimo, fatelo anche voi, per controllare perfettamente tutte le lunghezze con gli spilli. Prima avete visto sono partita dal dietro, dopo nel limite del davanti, dei miei profili del corpetto, e quindi poi lungo tutto il profilo spalla e lungo la scollatura, esattamente come state vedendo. Quindi se tutte le lunghezze sono in ordine, le parti coincidono naturalmente, a questo punto possiamo togliere gli spilli qui, vedete dove si è formato appunto quest'angolo, dove c'è la congiunzione. Facciamo un'incisione naturalmente dalla parte del collo che ci aiuta, e rimetto gli spilli dove erano. Anche da questo lato un'incisione che mi aiuta proprio nell'assemblaggio delle due parti. E ora io ve lo faccio vedere tutto, perché è l'unica parte un po' delicata, sempre senza naturalmente nodo, con il filo da imbastire appunto filza. Man mano che procedo con la mia imbastitura naturalmente tolgo gli spilli. Qui guardate bene come faccio, metto l'indice lì e mi avvolgo intorno all'indice il tessuto, e qui proprio a circa un paio di millimetri dal mio taglietto continuo con questa imbastitura veramente molto dolce e procedo verso il centro, dove avrò provveduto a far combaciare perfettamente le due cuciture, che saranno naturalmente aperte, sia quella del davanti della scolatura del collo, sia quella della scolatura del mio corpetto dietro. Andiamo avanti, anche qui vi faccio vedere sempre la solita operazione. Qui ho ripassato, vedete, anche con un punto indietro, in modo da essere sicura che il tutto sia disteso, che non si siano formate pieghe. Ripeto, questo qui è proprio l'unico momento in cui ci vuole un pochino di precisione, ecco, anche un po' di fortuna magari. Ecco qua, è tutto pronto. Lo giro sul dritto e come vedete anche già solo imbastito, però è riuscito già veramente bene. A questo punto qui ho cucito anche con la macchina da cucire. Appoggio la mia paramontura dritto contro dritto, sempre partendo dal centro dietro, e farò un'imbastitura dal centro verso un lato e poi di nuovo dal centro verso l'altro. Qui, come vedete, vanno tagliati. Ho lasciato anche un margine notevole, che forse è anche abbondante come centimetro, e ho fatto un taglietto anche lì dove c'era l'inizio della linea di piegatura, stirato a lembi aperti, mi raccomando a cuciture aperte. Lo giro e come vedete il risultato è veramente perfetto, fatto in un attimo. Questo collo veramente carino. Questo è l'interno, vedete qui ho sorfilato un attimo a mano. Qui come vedete ci sono, no, le cuciture dei profili spalla, tutto rigorosamente aperto. Li posso anche mettere una spallina, e ho ancorato con queste due cuciture lunghe che vi ho mostrato l'adesivo della paramontura, perché altrimenti poi con il tempo si stacca. Quindi a questo punto un'imbastitura per appiattire tutto lungo tutto il mio collo, esattamente come state vedendo.
un'imbastitura che me lo tiene bello piatto tutto intorno, e poi farò anche una bella impuntura con la macchina da cucire, con un punto non troppo piccolo. Faccio vedere questa parte, naturalmente bisognerà farlo tutto intorno, e all'interno naturalmente verrà posizionata la fodera, no? Grazie mille, spero che vi sia piaciuto e che vi possa essere utile.